Lo scorso anno i due smartwatch di OnePlus sono quelli nel mondo Wear OS, nel sistema operativo quindi di Google, Android, che hanno preso i due voti più alti dell'anno. E non è un caso, sono degli smartwatch che mi sono piaciuti veramente tanto. L'avevo definiti come un cambio di passo notevole, quindi quest'anno ero molto curioso di provare questo OnePlus 3 che guardandolo così ho subito pensato, vabbè, ma è identico a quello dello scorso anno. E invece ci sono delle belle novità che lo rendono il mio smartwatch Wear OS preferito e chissà che non lo terrò al polso ancora per molto tempo. Vi spiego tutto in questa recensione. Se volete supportare il nostro lavoro, però il metodo, se non l'avete mai fatto, è sempre lo stesso, sono due click gratuiti, quello per iscrivervi al canale, quello per attivare la campanella delle notifiche e noi iniziamo. Ok, partiamo allora dalla confezione dove c'è un cavetto USB-A, USB-C, ma soprattutto c'è questa che è la basetta Super VOOC, anzi VOOC e basta, non Super VOOC, che vi permette di caricare l'orologio. È magnetica, ci sono i pin, quindi va messo in una posizione precisa. La cosa che mi piace è che è USB-C, quindi se il cavetto si sciupasse, si rompesse, non dovete ricomprare tutto, usate un altro cavetto USB-C che garantisca una ricarica rapida e siete assolutamente coperti. Questo è OnePlus Watch 3 al mio polso con il cinturino in plastica, devo dire molto bello, in gomma, veramente molto piacevole, non mi ha fatto sudare, non mi ha dato irritazione, insomma è stato assolutamente molto piacevole, ma se lo guardate così dite vabbè, ma questo è l'orologio dell'anno scorso. No, adesso vi farò notare tutta una serie di cose che lo rendono diverso dallo scorso anno. Intanto la cornice frontale attorno al display, il display è molto più vicino al bordo, ha ancora un piccolo bordino nero, vi faccio vedere anche qui andando ad aprire le applicazioni, vedete c'è un piccolo ancora bordino nero, ma è molto più ridotto e il bordo dell'orologio non è più nero ma è in metallo, anzi in titanio. Titanio questa parte esterna, invece abbiamo qui la parte sempre in acciaio tutto intorno allo smartwatch. Cosa cambia? Qui abbiamo sempre il tasto di secondo tasto qui in basso, il tasto in alto, la rotellina in alto è stata ridisegnata, adesso è un pochino più smussata, ma soprattutto l'ho trovata molto più precisa nel movimento e nel feedback aptico con la vibrazione. Cambia anche la forma dell'orologio che è un po' più spiovente, questo fa sì che nonostante non ci sia un'altra dimensione, c'è solo questa variante qui da 47 mm che per un polso come il mio sono oggettivamente tanti, comunque l'ho trovato molto più comodo ed è probabilmente anche per questa ragione uno degli smartwatch, se non lo smartwatch che continuerò a utilizzare nei prossimi mesi. È 47 mm, come vi dicevo, è un 11,73 mm mi pare di spessore. Questo orologio è ancora IP68, ancora 5 atmosfere per l'immersione, ancora military standard 810H, quindi per cadute, urti, eccetera, eccetera, quindi molto bene anche da questo punto di vista. E vi parlo anche dell'hardware che c'è dentro, perché c'è sempre lo Snapdragon W5 Plus, che è un po' il non plus ultra di Qualcomm in termini di wearable, che è veramente velocissimo, vi permette veramente di eseguire qualsiasi applicazione in un batter d'occhio veramente, ma poi oltre a questo c'è un secondo processore rinnovato questa volta, un BES 2800 a 6 nanometri che è il 200% più potente dello scorso anno e il 400% più potente per quanto riguarda l'intelligenza artificiale rispetto allo scorso anno. Questa è la CPU che funziona quando l'orologio è così, o in stand-by o comunque sul quadrante. Nel momento in cui aprite le notifiche oppure aprite la lista delle applicazioni o comunque entrate nelle funzionalità di Wear OS, a quel punto entra in gioco il processore che consuma un po' di più. 32 GB di memoria interna, dal punto di vista della connettività, GPS dual band, Bluetooth 5.2, Wi-Fi anche questo doppia banda e poi ovviamente microfono e speaker, quindi si possono fare telefonate al polso perché non c'è una variante 4G e qui ho detto, oltre al fatto che non c'è una variante più piccola, ho detto secondo me gli unici due veri difetti di questo prodotto. Per il resto appunto un hardware degno di uno smartwatch Wear OS veloce e potente. Il display come vi dicevo è molto più ampio, 1.5 pollici, LTPO scende fino a 1 Hz con una nuova luminosità massima fino a 2200 nit, che è un valore veramente notevole per quanto riguarda uno smartwatch. Questa era una delle poche critiche che avevo fatto al modello dello scorso anno, quindi OnePlus mi ha proprio ascoltato. Risoluzione uguale, 4,66 x 4,66,
protetto da vetro zaffiro, quindi assolutamente molto bene. Entriamo nel capitolo del software, dove abbiamo Wear OS aggiornato alla versione 5, non che questa porti in dote chissà quali funzionalità, ma almeno sappiamo di avere l'ultima versione. Tenendo premuto qui sui quadranti si può cambiare il quadrante e in alto c'è il numerino che vi indica quanto consuma, e quindi vedete per esempio questo consuma 1, poco, anche questo 3, quindi consuma molto. E quindi vi potete un po' regolare. Io avevo scelto questo che consuma 2, poi vi parlerò dell'autonomia. Questo, come molti altri, vabbè, io l'avevo configurato dall'orologio, quindi dal telefono, quindi adesso mi rifà tutto il tutorial, potete andarlo a personalizzare in veramente tantissimi aspetti, questo come anche gli altri quadranti. L'unica cosa che voglio dire è che mancano tanti, o come no, mancano numericamente un po' di quadranti analogici, scusate, digitali. Analogici ce ne sono tanti, io sono un fan dei quadranti digitali, mi sarebbe piaciuto averne qualcuno in più, se non questo con 2 informazioni, un po' così, questo simpatico, ma anche questo non particolarmente ispirato. Vabbè, comunque poi andate nel Play Store e ve ne scaricate quanti ne volete, come vi consiglia anche qui il menu. C'è anche un nuovo quadrante dove potete caricare foto, sì, va bene, quello era già possibile, ma anche video e GIF animate, quindi lo potete personalizzare così. Il menu dello sport è... no, non volevo però impostare questo, vabbè, ormai l'ho fatto. Il menu dello sport, però vedete l'effetto del video che scorre nel momento in cui lo toccate, è piacevole, ma insomma è un divertimento. Oltre 100 sport, tra l'altro, è migliorato nella precisione per quanto riguarda l'attività fisica quando fate corsa. E devo dire che c'è stato detto molto di come i nuovi sensori permettano di andare a filtrare la luce che entra per sbaglio fra la nostra pelle e i vari sensori, per quindi avere migliori rilevazioni di battito cardiaco, ossigenazione del sangue e tutto quello che ne consegue. Purtroppo non sono stato molto bene, quindi volevo usare questo smartwatch per ricominciare a fare un pochino più di sport, e invece è stato il momento in cui praticamente non sono riuscito a fare sport affatto, e quindi ammetto di non averlo potuto provare per bene da questo punto di vista, solo con delle camminate, però devo dire che era già molto preciso il precedente, quindi posso aspettarmi che questo lo sia ancora di più, stando a tutta la tecnologia che ci hanno raccontato esserci dentro. Dal punto di vista software abbiamo poi tutta la parte di attività giornaliera, quindi con i cerchi da completare, e anche qui devo dire che ho visto una notevole precisione anche nella parte di allenamento, quindi riconosce molto bene quando facciamo magari, come nel mio caso, una camminata un pochino più impegnativa. Barometro, batteria, perché c'è una modalità di risparmio energetico che prolunga molto l'autonomia. Diciamo, è una funzionalità che non ho voluto o dovuto sfruttare, ma poi appunto vi parlerò dell'autonomia. Tutte le funzionalità di Wear OS più classiche, quindi il Play Store per scaricare applicazioni, poi abbiamo Google Wallet per i pagamenti in mobilità, possiamo scaricare Google Maps e con cui anche Google Wallet. E poi abbiamo un paio di funzioni nuove, come il check-up in 60 secondi, che utilizza tutti i sensori che ha per farvi appunto un check-up in 60 secondi, in realtà ci mette qualche istante in meno. Purtroppo nella versione finale non ci sarà, credo per una questione di certificazioni, l'ECG, spero che possa arrivare in futuro. Il valore che non misurano gli altri prodotti, è l'età bascolare, che è appunto una voce che trovo qui per la prima volta. Misura l'ossigenazione del sangue tutto il giorno, se lo impostate così, ovviamente il battito cardiaco, ovviamente lo stress, ma c'è una nuova voce che è quello di corpo e mente, che è una versione, diciamo, dello stress un po' più avanzata, in cui, diciamo, tiene conto della salute mentale in parte, andando a calcolare un po' come state in base soprattutto al battito cardiaco e in contempo a quanto vi state muovendo. È una versione un po' più evoluta quindi della voce stress, che ora si chiama benessere, frequenza cardiaca e poi tutte le voci a cui siamo più abituati. Curiosa la funzione di controller, se lo trovo, di controller per TikTok, eccolo qua, controllo video brevi. Potete andare a controllare la registrazione di video brevi attraverso, vedete, l'applicazione TikTok o di YouTube Shorts. Simpatico, vabbè, non molto di più. Migliorato anche la misurazione del sonno, vi faccio vedere che qui ci sono tutti i vari widget che potete personalizzare, quindi entro da qui nel tracciamento del sonno. Devo dire che anche il punteggio del sonno mi sembra
calcolato con più senno rispetto agli altri, perché guardate qua, ho dormito un sacco in termini di ore, ma il punteggio è basso ed effettivamente ho dormito male proprio perché non stavo molto bene. E lui lo ha capito e ha tramutato questo in un punteggio, devo dire, corretto. Poi, se volete utilizzare anche il vostro smartphone, potete usare Valuta problemi respiratori lasciando O Health aperta vicino al comodino e vi dà informazioni anche sulla respirazione e sul russamento. Traccia bene anche i pisolini, insomma, veramente molto molto bene da questo punto di vista. Qui ci sono tutti i toggle rapidi, funziona molto bene quello per la notte che fa tutto quello che vi dovreste aspettare. Qui abbiamo tutte le notifiche dove abbiamo anche la risposta tramite dettatura vocale, la risposta tramite tastiera, quindi insomma la risposta alle notifiche assolutamente completissima. Vi mostro molto rapidamente anche l'applicazione O Health che è ben disegnata, non mostra secondo me tantissimi dati come altri concorrenti, non dà moltissimi consigli se non in delle sezioni specifiche, vedete qui praticamente nulla è tappabile, però insomma le informazioni quelle più scontate se vogliamo, ma anche quelle più ovvie che ci siano, sono comunque assolutamente disponibili. Se torniamo alla schermata principale, qui abbiamo il grafico del sonno con tutti i dati qua sotto e anche per esempio la temperatura del polso. Dopo tot notti inizia a farvi anche la media della temperatura al polso. Questa è l'ossigenazione del sangue registrata tutto il giorno, ovviamente in modo continuativo durante la notte, il nuovo menu del benessere. Come vedete non è che vi dia chissà che consigli, però insomma i dati che dovrebbero esserci possiamo dire che ci sono tutti: il battito cardiaco, la temperatura cutanea, i passi, le calorie. Se andiamo su dispositivo, qui possiamo navigare fra tutti i vari quadranti predefiniti, andare eventualmente a personalizzarli. Questo ho beccato l'unico non personalizzabile, ma insomma prendiamo questo qui che avevo già impostato con la possibilità appunto di personalizzarli a piacimento e poi modificare le impostazioni per le notifiche e per quanto riguarda allenamento e salute. Ed eccoci qui quindi alle conclusioni per questo OnePlus Watch 3. Vi devo parlare di autonomia e di prezzo. L'autonomia, la batteria sale a 631 mAh con una nuova tecnologia Silicon Stacked Nanostack, ho dovuto leggere per ricordarmelo precisamente. Fatto sta che è più grande, nonostante lo smartwatch non sia più grande, e vi portate a casa un'autonomia che si aggira attorno ai 4 giorni e mezzo, 5, che è praticamente quasi il doppio rispetto allo scorso anno, dove già era uno dei migliori smartwatch Wear OS in tal senso, senza dover avere due schermi eccetera eccetera, ma con due processori, con uno schermo LTPO, insomma veramente straordinaria come autonomia per uno smartwatch di questo tipo. Certo, qualcuno dirà sì, ma ci sono smartwatch che fanno 15-20 giorni, vabbè, ma quelli sono un'altra categoria, li si comprano per quello, questo perché nessuno di quelli ha le funzionalità che ha questo e quindi sono due campionati diversi, diciamo così. In più c'è la ricarica rapida VOOC che in una mezz'oretta vi dà tranquillamente oltre il 50%, anche il 60-70% della batteria. E poi abbiamo un prezzo che è simile a quello dello scorso anno, praticamente identico. Non sono sicuro se è salito di 20 euro perché non ritrovo il dato preciso dello scorso anno, comunque 349 euro, siamo sempre lì, era già cresciuto molto lo scorso anno, che è un prezzo non per tutti, ma che è secondo me corretto, perché nessun altro smartwatch Wear OS ad oggi vi dà quello che vi può dare questo OnePlus Watch 3. Ci sono altri ottimi smartwatch, ci sono altri smartwatch Wear OS molto buoni che magari costano anche meno, ma questo è ad oggi probabilmente il pacchetto completo migliore che ci sia in circolazione. Non devo usare altre parole per elogiare questo OnePlus Watch 3, che come vi ho detto ha due difetti che si possono riassumere in un difetto unico, ovvero non ci sono varianti, ovvero non c'è la variante 4G e non c'è una variante più piccolina che io avrei sicuramente preferito. Per il resto è veramente un ottimo smartwatch, brava OnePlus, e chissà che non possa arrivare, io non ho visibilità su questo, ma chissà che non possa arrivare una versione R come lo scorso anno che perdendo giusto un paio di caratteristiche minori, poi abbassa il prezzo. Nel caso saremo qui sicuramente a farne la recensione, non perdetevela nel caso, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: questo OnePlus Watch 3 mi è stato inviato da OnePlus che non ha visto questo video in anticipo, non ha potuto fornire input editoriali e non ha fornito compenso economico. Grazie e noi ci vediamo a un prossimo video.